Indagini in tutta Roma da parte di polizia e carabinieri per cercare di identificare i responsabili del mortale attentato compiuto ieri sera contro Mino Pecorelli, 51 anni, direttore del settimanale OP. Per ora gli inquirenti puntano sulla definizione del movente dell'assassinio, una rivendicazione telefonica fatta stanotte da parte di un sedicente nuovo nucleo anarchico non trova molta credibilità fra gli investigatori. L'agguato è avvenuto in via Orazio dopo che Pecorelli era uscito dagli uffici della rivista in via Tacito, a poca distanza. L'autopsia, conclusa questo pomeriggio, ha stabilito che Mino Pecorelli è stato ucciso con 4 colpi di pistola calibro 7,65 munita di silenziatore. Sono le 20:35 circa del 20 marzo 1979, in via Tacito, a Roma. Al numero 50 vi è la sede di OP, il giornale di Mino Pecorelli. Dal portone escono in 3, Pecorelli, la segretaria, nonché sua compagna Franca Mangiavacca, e Paolo Patrizzi, caporedattore. I 3 percorrono insieme un breve tratto. Giunti all'incrocio con via Cassiodoro, si separano, prendendo direzioni differenti. Pecorelli si dirige in via Orazio, dove ha parcheggiato l'automobile. Patrizzi entra in un bar di via Cicerone, mentre Franca Mangiavacca prosegue su via Tacito, dove ha parcheggiato la propria autovettura. Salita in auto, la donna incrocia la via Orazio e con la coda dell'occhio nota la Citroën verde di Pecorelli, con le ruote poste sul marciapiede, una posizione stranissima e la luce di una freccia accesa. Vicino al lato guidatore vi è una figura che sembra curvarsi verso l'abitacolo. La figura indossa una sorta di trench di color beige chiaro. Superato di inerzia l'incrocio, Franca Mangiavacca innesta la retromarcia e ritorna su via Orazio. Scesa dall'auto, vede Pecorelli sanguinante, con la testa appoggiata sul volante. Lo chiama una prima volta, Mino, e lui sembra rispondere con un rantolo. A questo punto lei insiste, Mino, Mino, senza ottenere più alcuna risposta. Resasi conto della morte del suo compagno, la donna cerca dapprima di individuare la figura con il trench intravista in precedenza e poi cerca con lo sguardo qualcuno che la possa aiutare, ma la via è completamente deserta. Risale dunque velocemente in auto e si dirige al bar dove si era in precedenza recato Paolo Patrizzi. Vi arriva strombazzando e urlando a più non posso. Paolo, Paolo, hanno ammazzato Mino. Patrizzi, uscito dal bar, sale sull'auto della Mangiavacca e i due, celermente, raggiungono via Orazio. La donna sfiora leggermente il corpo di Pecorelli, che scivola dalla sua posizione iniziale, accasciandosi su un lato. La Mangiavacca incontra un allievo carabiniere in libera uscita, che chiama l'allora 212121. Alle ore 20:45 circa, in via Orazio, arriva l'auto del colonnello Antonio Cornacchia dei Carabinieri, che giunge in Borghese. Cornacchia risulterà l'anno seguente negli elenchi della loggia P2. Iscrizione che sempre disconoscerà. Appartenente al Sismi, Cornacchia è l'uomo che aveva ritrovato il corpo di Aldo Moro in via Caetani, o almeno ha così sostenuto. Dopo di lui sopraggiungono straordinariamente ben 2 PM, Mauro e Sica. Quest'ultimo, poiché qualcuno ha pensato ad un omicidio per terrorismo, di cui Sica si occupa. Quindi
2 PM, almeno una trentina di persone fra carabinieri in divisa e in borghese, polizia e medici legali. Un'imponente massa di persone a sottolineare l'importanza dell'evento e che porterà a una confusione nella raccolta delle prove nella sede di Via Tacito. Confusione, forse, da qualcuno voluta. Non si sa nemmeno chi abbia aperto l'ufficio. Nei giorni seguenti, dagli interrogatori emergono 3 punti interessanti. Primo, una donna, che vuole rimanere anonima, dichiara di aver visto un uomo dal viso scavato e l'aspetto meridionale girovagare per Via Tacito con un fare sospetto. Dell'uomo viene fatto un identikit che poi si disperde nei meandri dell'indagine. Secondo, un uomo, Franco Santini, testimonia di essere stato la sera dell'omicidio in Via Tacito e di aver visto alle 20:30 all'angolo con Via Boezio un Alfa 1750 con alla guida un uomo e altre 2 persone sedute dietro. Auto che sembrava in attesa di qualcosa. Parcheggiata la propria auto nel box, Santini ripassa di fronte a Via Boezio e ritrova nuovamente, alle ore 20:35, l'auto vista in precedenza ancora in attesa. Terzo, sia la Mangiavacca che Patrizzi raccontano di un incontro avuto da Pecorelli nel proprio ufficio lo stesso pomeriggio del 20 marzo con un uomo rimasto poi non identificato. I 2 infatti lo hanno solo intravisto. Certamente si tratta di un incontro importante visto che Pecorelli non abbandona il suo interlocutore nemmeno per festeggiare la sentenza di divorzio, depositata quel giorno, che libera la sua compagna Franca Mangiavacca dal proprio matrimonio. Qualche giorno dopo l'accaduto si verificano inoltre altri 2 eventi che risultano particolari. L'11 aprile 1979 l'Eco della Stampa, un giornale di Caracas, indirizzato agli emigranti italo-americani, pubblica un trafiletto dal quale emerge che l'ultima persona ad aver visto Pecorelli è Vincenzo Cafari. Il trafiletto, in merito, non pone dubbi e dà la notizia come certezza, diventando, per la sua perentorietà, oggetto di un'interrogazione parlamentare del senatore Spadaccia, che rimane senza esito. Perché un giornale dell'altro capo del mondo che si rivolge a una platea di emigrati si occupa di un delitto di cronaca nera romana, dando per certo come ultimo frequentatore della vittima il nome di un oscuro personaggio quale Vincenzo Cafari? Da subito, nella redazione di OP, si sparge il convincimento che quel lancio giornalistico sia opera dei servizi segreti. L'operazione ricalca altre già viste in passato. Dare una notizia per il tramite di un canale secondario affinché la stessa diventi pubblica senza poter risalire a chi l'abbia fornita. E nel contempo mandare un messaggio a terzi. Qualcuno sa. Se vediamo nell'arco del tempo, ha potuto accedere solo per rimanere ai servizi segreti, un ambiente che in Italia non è stato sconvolto da crisi, da rivalità, da guerre interne formidabili, da contrapposizioni personali di generale con generale, di capitano con capitano. Ecco, se andiamo a sfogliare le annate di Pecorelli vediamo che ha potuto usufruire contemporaneamente o comunque in periodi immediatamente contigui delle informazioni, delle fonti informative provenienti da entrambe le fazioni in causa. Ma chi è questo sconosciuto Vincenzo Cafari? Vincenzo Cafari in realtà, per chi segue questo canale, non è un nome nuovo. Lo abbiamo già incontrato in alcune dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino. Un uomo che si muove tra politica, mafia, 'ndrangheta, servizi segreti e massoneria. Siino racconterà negli anni 90 che Cafari accompagnò più volte nei viaggi milanesi Bontate, quando quest'ultimo si stava adoperando per evitare il rapimento di Silvio Berlusconi da parte di alcune 'ndrine calabresi, e che gli stessi viaggi, con Bontate, Cafari li fece in Calabria. E Siino rimase stupito di come un uomo della potenza criminale ed economica quale quella di Bontate necessitasse dell'accompagnamento del Cafari in alcuni incontri con 'ndranghettisti e massoni. Cafari, oltre che assicuratore a Roma, è un uomo che bazzica la politica, nel partito della DC calabrese, legato a Vincelli, e legato soprattutto all'enorme spartizione dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria.
ma secondo Siino è anche un massone di primo piano in quella Calabria. Distinto, laureato in economia, una vita agiata, era stato arrestato nel dicembre del 78, 4 mesi prima del presunto incontro con Pecorelli, accusato dal giudice imposimato di far parte di un'associazione che progettava sequestri. Al momento del presunto incontro con Pecorelli, Cafari è in libertà provvisoria. Nel 1989 si scopre inoltre che Vincenzo Cafari è socio occulto di Lodovico Ligato, l'ex presidente delle Ferrovie dello Stato, dimessosi per il cosiddetto scandalo Lenzuola d'Oro e poi ucciso in quel 1989 a colpi di pistola da parte del clan Condello. Ancora la cronaca italiana, 30 persone sono state interrogate oggi a Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio Ligato. Altri appartenenti alle cosche mafiose del Reggino saranno ascoltati nelle prossime ore. Domani probabilmente i giudici sentiranno i familiari dell'ex presidente delle Ferrovie. Nel pomeriggio a Condera si sono svolti i funerali di Ligato. Davanti al feretro di Lodovico Ligato oggi pomeriggio, la gente di Reggio Calabria commentava che quando si uccide un uomo tanto in alto, il progetto ed i nuovi equilibri di potere sono ancora più in alto. Gli inquirenti... Nell'immediatezza dei fatti, poi, in una telefonata anonima, si badi bene, giunta all'abitazione privata del procuratore della Repubblica di Roma Di Matteo, una voce riferiva che il mandante dell'omicidio Pecorelli poteva identificarsi in tal Lucio Gelli, di Arezzo, persona che alloggiava all'hotel Excelsior nelle camere 127 e 128. Incaricato dell'accertamento è il colonnello dei carabinieri Cornacchia, che recatosi all'Excelsior scopre che la persona indicata, al momento casualmente assente, si chiama Licio e non Lucio Gelli. Cornacchia prende quindi informazioni presso i suoi colleghi di Arezzo, che gli parlano di Gelli come facoltoso imprenditore della zona, conosciuto in ambito politico e militare, sul conto del quale non si può che dire bene. A questo punto, l'attento ascoltatore potrebbe chiedersi come mai il colonnello Cornacchia dei Carabinieri e dei Servizi Segreti non conoscesse Licio Gelli nel marzo 1979, visto che nel 1980 il suo nome risulterà nelle liste P2 del venerabile Licio. Lei ha conosciuto Carmine Pecorelli? Ci siamo visti per un certo periodo, ogni tanto come ci si incontra così causalmente in circostanze non volute. Credo di averlo incontrato 5-6 mesi prima della sua uccisione, verso settembre, ottobre, novembre, una cosa del genere. Può dirci? Aveva chiamato per dirmi: allora mi puoi dare una mano per fare questa rubrica assicurativa, così, anche perché il giornale non rende, non sono nelle condizioni di andare avanti, un'assicurazione, ci mettiamo una rubrica e quindi vedere se è possibile. Detto, ne parlerò, vedremo quello che è possibile. Senta, signor Se è Cafari, possibile avere dei contributi. lei ha incontrato Carmine Pecorelli il 20 marzo del 1979, cioè il giorno in cui è stato ucciso, ovviamente prima, nella redazione di OP. Io non sono andato mai nell'ufficio di Pecorelli, come del resto lui non è mai venuto da me. Qualche giorno dopo l'uccisione io sono stato interrogato dal dottor Sica, al quale ho documentato ampiamente dove ero la sera del 29, perché io ho preso la notizia della morte di Pecorelli mentre la macchina mi portava dall'Excelsior di Reggio Calabria all'aeroporto. Quindi io ero a Reggio Calabria, gliel'ho detto allora al dottor Sica, gli ho esibito tutto, ho detto va bene, adesso vediamo, eccetera. Quindi non mi ha più chiamato, ritengo che abbia fatto i riscontri dovuti e abbia risolto il problema. Bene, ribadisco il concetto. Pecorelli il 20 marzo del 1979, nel tardo pomeriggio, prima di uscire, si incontra nel suo studio con una persona. Era lei quella persona? Chiedo scusa, mi pare di aver detto chiaramente che io ero a Reggio Calabria e allora ancora non avevo il dono dell'ubiquità. La ragione della domanda è nel fatto che ciò che ha detto il test, non so se posso contestarlo perché è un caso un po' anomalo,
ciò che dice oggi il test riguardo all'alibi che ha fornito al dottor Sica nell'immediatezza del fatto non risulta nel verbale, cioè non risulta né la domanda né la risposta. Io non so se questo può essere una forma di contestazione, perché è un caso veramente anomalo. Comunque, nel marzo del 79 che lavoro svolgeva? Era ufficiale dell'Arma? Sì, comandavo il reparto operativo di Roma. Comandava il reparto operativo di Roma. Senta, ha mai conosciuto Carmine Pecorelli? Mai prima di allora. Quando se ne è occupato di Carmine Pecorelli? Nel marzo, quando fu rinvenuto cadavere, in via Orazio, se non vado errato. Senta, lei quando ebbe quella notizia riguardante Lucio Gelli, Sì. Lei ci ha detto che conosceva, se ho capito bene, non conosceva personalmente No, Licio non lo Gelli. conoscevo personalmente. Conosceva Licio Gelli di fama, di nome? Sì. Cosa sapeva di lui? Che cosa sapevo? Cosa sapeva di Gelli a quella data? Che era capo di una loggia massonica, che abitava ad Arezzo, che conosceva tutti i big della politica italiana. Più di questo. Sapeva che faceva recapito all'Excelsior? No, prima di quella sera non lo sapevo. Lei fu in condizione di capire, comprese quando si parlò di Lucio Gelli, che in realtà ci si riferiva a Licio Gelli? No, assolutamente. Quanto il nome che mi fu dato dal dottor Di Matteo, quando andai all'Excelsior, andai a controllare, e allora anziché Gelli e Lucio era scritto Gelli Licio, e quindi io rettificai l'errore, ma poi fu così. No, non ho capito. Cioè, ci ha detto un momento fa che lei sapeva di Gelli che era un capo di una loggia massonica. Le chiedevo come mai non ha ritenuto utile rappresentare anche questa notizia in questa specie di breve nota biografica che ha fatto il dottor Di Matteo pensa che lo conoscesse almeno di fama, come lo conoscevo io, almeno. E chi è che non conosceva Lucio Gelli a Roma? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, tutto lo conosceva. Vorrei capire, quindi lei non ha dato questa notizia perché la riteneva notoria? Superflua, almeno superflua. Non lo so, perché come se fosse stata già una notizia in più. Non ho altre domande.